Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Dave Krupa controllò il suo cellulare e vide decine di messaggi di testo provenienti da un unico numero. Dave, 36 anni, ci era quasi abituato, ne riceveva così tanti da 3 anni ormai e non erano messaggi amichevoli e col tempo cominciarono a diventare minacciosi. Ti odio così tanto che vorrei piantarti un coltello nel cuore, si leggeva in un altro messaggio. E poi ancora, distruggerò la tua vita e prenderò la tua felicità. Dave ormai non ricordava più quante volte aveva cambiato numero di telefono, eppure i messaggi continuavano ad arrivare. Ma cosa fai quando qualcuno invade ogni spazio della tua vita? Si chiedeva Dave. I messaggi provenivano dall'account di una sua ex, Carrie Farver, una donna con cui era uscito per sole 2 settimane a Omaha, nel Nebraska, ma che lui non vedeva da molto tempo. Dave Krupa si era trasferito lì nel 2012 dopo aver accettato un lavoro come direttore di un'officina di riparazioni auto. A quel tempo era separato dalla sua fidanzata di lunga data, Amy Flora, con la quale aveva avuto 2 figli. Era la sua prima volta da solo dopo tanto tempo. Volevo ricominciare a uscire con una donna, ma mi sentivo piuttosto arrugginito. Pensai che su internet avrei trovato la soluzione. Fu così che Dave si iscrisse a un paio di siti di incontri e la prima persona che incontrò fu una donna di nome Shanna Elizabeth Goliar. Pensavo che Shanna fosse molto carina, sono stato subito attratto da lei, quindi abbiamo fissato un appuntamento. Lei gli disse che era una madre single con 2 bambini che avevano all'incirca la stessa età dei suoi figli. Le cose andarono bene tra i due al punto che decisero di rivedersi altre volte e al 4º appuntamento passarono la notte insieme. Dave fu onesto nei confronti di Shanna e le disse che non era interessato a una relazione duratura. Insomma, lui avrebbe preferito incontrare altre donne. Circa 6 mesi dopo l'incontro con Shanna, Dave confessò alla sua partner che una donna molto attraente era entrata nel negozio di auto dove lavorava. Si chiamava Carrie Farver, una mamma single che aveva portato la sua Ford Explorer per fare la manutenzione. Quando ci siamo guardati c'è stata una piccola scintilla, raccontò Dave. Le stavo mostrando qualcosa all'interno del veicolo e ci siamo ritrovati a distanza ravvicinata e lì entrambi abbiamo sentito qualcosa di speciale. A detta di tutti, Carrie Farver era una donna vivace e aperta, una di quelle che quando entrano in una stanza non puoi fare a meno di notarla. Aveva un sorriso che illuminava ogni cosa, raccontò di lei una sua amica. Dave scoprì di essere molto attratto da lei e dopo poco le chiese di uscire. Nel corso del loro primo appuntamento capirono di voler continuare quella relazione. Quindi lui dopo la cena la invitò a casa sua. Dave disse a Carrie che non voleva niente di serio e lei stava bene e le ore successive le passarono facendo sesso. Quando arrivò il momento di andarsene, Carrie salutò e uscì dall'appartamento e lungo il corridoio incontrò Shanna, la ex di Dave, che era tornata a portar via delle cose che aveva lasciato lì. Quell'incontro durò non più di 10 secondi, ma avrebbe lasciato un segno indelebile nelle vite di tutti e 3. Find that out in some time, but when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for that. Dave era molto coinvolto nella relazione con Carrie al punto che quando alla donna offrirono un progetto di lavoro importante, lui la invitò a stare temporaneamente a casa sua. Carrie lavorava come programmatrice di computer e il suo ufficio si trovava dietro l'angolo rispetto a dove viveva Dave, mentre ora la donna doveva fare tutti i giorni un'ora di macchina per raggiungere il posto di lavoro, visto che viveva nell'Iowa. La mattina del 13 novembre 2012 Dave si preparò per andare al lavoro, dette un bacio a Carrie e le disse che si sarebbero rivisti più tardi quella sera.
Poi, verso metà mattina, l'uomo ricevette uno strano messaggio in cui lei gli chiedeva di andare a vivere insieme in modo stabile. Ne avevano già parlato e avevano deciso di non farlo, per cui Dave fu sorpreso da quella richiesta. Rispose dicendo che non era interessato e dopo pochi minuti ricevette un messaggio che lo lasciò basito. Lei gli diceva di odiarlo e di non volere più vederlo perché stava uscendo con un altro. Dave non sapeva cosa pensare, ma decise di aspettare la sera quando avrebbe rivisto Carrie per parlarle di persona. Tornò a casa subito dopo il lavoro, ma della donna non c'era traccia. Passarono quasi 2 giorni prima che sul suo cellulare cominciassero ad arrivare messaggi in cui Carrie lo accusava di avergli rovinato la vita. Dave era sconcertato. Quella donna con cui stava cominciando una relazione improvvisamente e senza un apparente motivo ora lo riempiva di minacce e insulti. La madre di Carrie, Nancy Rainey, sapeva che a sua figlia era stata diagnosticata la depressione quando aveva intorno ai 20 anni, poco dopo la nascita di suo figlio Max. In seguito sua figlia scoprì di soffrire di un disturbo bipolare. A questo punto siamo nel 2012 e in quel momento della sua vita Carrie sembrava aver messo alle spalle tutti i suoi problemi. Aveva un buon lavoro, suo figlio era uno studente brillante e lei stava uscendo con Dave. Tutto sembrava andare nella giusta direzione. Più o meno nello stesso periodo in cui Dave Krupa stava ricevendo quegli strani messaggi, Nancy, la madre di Carrie, disse che sua figlia aveva cambiato atteggiamento nei suoi confronti. In un messaggio le aveva scritto che aveva intenzione di accettare un nuovo lavoro in Kansas, cosa che sorprese molto sua madre. Cercò di comunicare con sua figlia, ma lei non rispondeva e non la richiamava. Nancy pensò che quello non era il comportamento di Carrie. Come se non bastasse, il giorno del matrimonio del fratellastro lei non si presentò alla cerimonia. Era tutto decisamente molto strano. Così la madre si decise a denunciarne la scomparsa alla polizia. Nancy fece presente agli agenti dei problemi di sua figlia Carrie e del fatto che stesse assumendo farmaci a causa del disturbo bipolare. La polizia cominciò a interessarsi al caso pur non sapendo da dove cominciare. Nel frattempo Dave continuava a ricevere centinaia di messaggi e di mail con la solita sequela di insulti dall'account di Carrie. «Farò quello che posso per farti soffrire», diceva uno di quei messaggi. Un giorno Dave fu contattato dalla sua ex fidanzata Shanna. La donna lo informò che qualcuno aveva scritto con lo spray nella parete del suo garage «Puttana di Dave all'interno». Shanna denunciò l'incidente alla polizia di Omaha alla fine di novembre del 2012. Con il passare delle settimane Carrie continuava a perdere tutti gli eventi familiari più importanti come il 15° compleanno di suo figlio, il giorno del ringraziamento e il funerale di suo padre. La madre nel frattempo continuava a ricevere messaggi dalla figlia. Nancy la implorava di chiamarla e di far sentire la sua voce, cosa che la donna non ha mai fatto. Anche Max, il figlio di Carrie, ricevette messaggi dalla madre dove lei gli prometteva che sarebbe andata a prenderlo in Kansas. Quel giorno però non arrivò mai. La madre di Carrie notò che i messaggi della figlia erano pieni di errori grammaticali e di punteggiatura, oltre a errori di ortografia. Una cosa molto strana, visto che sua figlia era pignola e scriveva sempre correttamente. Una sera di gennaio del 2013, quasi 2 mesi dopo l'inizio delle molestie, Dave Krupa stava tornando a casa dal lavoro quando notò un veicolo familiare in un parcheggio vicino. Avvicinandosi si rese conto che era proprio la Ford Explorer di Carrie Farver. Avendo lavorato sull'auto la conosceva abbastanza bene, quindi pensò di scattare una foto della targa e di inviarla alla polizia di Omaha. Quando gli agenti perquisirono l'auto furono in grado di trovare solo una singola impronta digitale che però non corrispondeva a quella di Carrie né a nessun'altra nel database nazionale dell'FBI. Nel frattempo le settimane si trasformarono in mesi e la madre di Carrie, Nancy, non aveva ancora trovato sua figlia. Un barlume di speranza arrivò 5 mesi dopo la scomparsa, quando la donna ricevette una chiamata da un uomo che diceva di aver visto Carrie in un rifugio per senza tetto. Nancy si recò sul posto insieme agli investigatori, ma quando arrivarono vennero a sapere che sua figlia non era mai stata lì. La madre era devastata, ma che fine aveva fatto Carrie?
Dave e Shanna di tanto in tanto uscivano ancora insieme e continuavano a ricevere messaggi di testo minacciosi e sgradevoli. A un certo punto Dave ricevette un'email con un'immagine allegata che mostrava una donna legata nel bagagliaio di un'auto. Nel messaggio Carrie minacciava di uccidere Shanna. L'uomo chiamò la sua ex che gli confermò di stare bene. Nell'agosto del 2013 la casa di Shanna prese fuoco, uccidendo i suoi animali domestici, inclusi 2 cani, un gatto e un serpente. Gli investigatori credevano che si trattasse di un incendio doloso e Shanna disse alla polizia che sospettava che la colpevole fosse Carrie Farver. A questo punto David cominciò ad avere paura, al punto che decise di acquistare una pistola Smith & Wesson da 9 mm. Nel frattempo continuavano a succedere cose terrificanti. A un certo punto il negozio di auto in cui l'uomo lavorava fu vandalizzato. Nel gennaio del 2014 Dave era con la sua compagna di liceo Heather Tweed nel suo appartamento quando cominciò a ricevere sul suo cellulare moltissimi messaggi. Lo stesso giorno sentì qualcuno scuotere dall'esterno la maniglia della porta d'ingresso. Entrambi erano terrorizzati e come se non bastasse quella stessa notte Heather fu svegliata dal rumore di un mattone lanciato attraverso la finestra. A quanto sembrava anche l'ex fidanzata di Dave Krupa, Amy Flora, la madre dei suoi 2 figli, stava ricevendo nello stesso periodo messaggi minacciosi da Carrie Farver. A questo punto siamo a primavera del 2015. I detective Ryan Davis e Jim Doughty dell'ufficio dello sceriffo della contea di Council Bluffs, Iowa, non avevano mai lavorato al caso, ma ne avevano sentito parlare in ufficio. Erano così incuriositi dalla scomparsa misteriosa di Carrie Farver che si offrirono volontari per occuparsi del caso. Ripresero così in mano il fascicolo e cominciarono dall'inizio. Gli investigatori erano a conoscenza della diagnosi bipolare di Carrie Farver, ma pensavano che non avesse nulla a che fare con la sua scomparsa. In particolare Ryan Davis considerava allarmante il fatto che non ci fosse stata nessuna attività nel conto corrente della donna dal giorno della scomparsa. I 2 investigatori capirono subito che le uniche forme di comunicazione usate da Carrie erano digitali, quindi chiesero aiuto al loro collega Anthony Keva, un esperto forense informatico presso l'ufficio dello sceriffo. Sia David Krupa che Shanna Goliar avevano accettato di mettere a disposizione degli investigatori il contenuto dei loro cellulari nel 2013. Nel cellulare di Shanna trovarono qualcosa che cambiò il corso delle indagini, una foto della Ford Explorer della donna scomparsa. Scoprirono che quell'immagine era stata scattata circa un mese prima che la polizia recuperasse il veicolo. Analizzando il traffico dati scoprirono che la donna aveva fatto 6 chiamate alla residenza di Carrie usando il prefisso *67 per nascondere il numero del chiamante. Ma com'era possibile? Eppure Shanna aveva dichiarato di aver incontrato Carrie solo una volta per 10 secondi in un corridoio. Più andavano avanti con le indagini, più i 2 ispettori cominciavano a dubitare che quei messaggi li avesse realmente inviati Carrie. Una foto scattata dal cellulare di Shanna mostrava una donna legata. Era esattamente la stessa che era stata mandata via mail a Dave Krupa. Gli investigatori trovarono anche un video in cui una persona non meglio identificata camminava fuori dall'appartamento di Dave. Era stato caricato su YouTube con il nome di Carrie Farver, ma analizzando il traffico internet scoprirono che proveniva da casa di Shanna Goliar. Nel mese di maggio del 2015 i 2 investigatori andarono a parlare con Nancy Rainey, la madre di Carrie. La donna disse loro che dopo la scomparsa della figlia nel 2012 aveva ricevuto un messaggio in cui Carrie le comunicava di aver venduto tutti i suoi mobili e chiedeva alla madre di far entrare l'acquirente in casa per ritirarli. Come presunta prova della vendita, Nancy ricevette la foto di un assegno che era intestato a Carrie e firmato da Shanna Goliar. A questo punto gli investigatori confrontarono la misteriosa impronta digitale trovata nell'auto di Carrie con quella di Shanna. Nel frattempo Dave si rese conto che la pistola che aveva acquistato era scomparsa e ne denunciò il furto alla polizia. Il 4 dicembre 2015 i 2 investigatori erano nell'ufficio dello sceriffo della contea quando videro Shanna. Sorpresi nel vederla, vennero a sapere che la donna era lì per sporgere denuncia per molestie contro l'ex ragazza di Dave, Amy Flora.
Dopo che la donna se ne andò, Avis la raggiunse a casa sua per farle qualche domanda, fingendo che volesse parlare della sua denuncia. La donna confessò al poliziotto che ora pensava fosse stata Amy Flora a mandarle quei messaggi minacciosi per tutto questo tempo, non Cary Farver. Il sergente Avis le chiese di poter scaricare il contenuto del suo telefono in modo da poter analizzare i messaggi. Shanna firmò il modulo di consenso e gli consegnò il cellulare. Questo sarà il momento decisivo di tutta l'indagine. Durante la loro conversazione Avis venne a sapere che Shanna era a conoscenza della scomparsa della pistola di Dave e pensava che Amy Flora fosse responsabile di quella sparizione. Lo so cosa vi state chiedendo, ma come faceva Shanna a sapere del furto della 9 mm di Dave? Il giorno seguente la donna chiamò i servizi di emergenza sostenendo di essere stata colpita a una gamba da un colpo di pistola mentre camminava da sola di notte in un parco a Council Bluffs. Shanna in un primo momento disse agli investigatori di non sapere chi fosse il colpevole, poi accusò Amy Flora. La polizia fece le opportune verifiche e la sera stessa riuscì a scagionare la donna. Nel frattempo il reparto informatico della polizia era al lavoro sul cellulare di Shanna. Gli esperti scoprirono che la donna aveva registrato fino a 20 falsi indirizzi email e stava usando un'app che le permetteva di programmare l'invio di messaggi futuri. Questo spiegava l'arrivo contemporaneo di messaggi sul suo telefono e su quello di Dave quando i due erano insieme. A questo punto tutto era chiaro agli investigatori. Shanna aveva passato tutto quel tempo fingendo di essere Cary Farver. Convocarono la donna per un interrogatorio 2 settimane dopo il presunto attentato che aveva subito nel parco. Lei insisteva affinché indagassero su Amy Flora, la ex moglie di Dave. Non aveva idea che ora la polizia la considerava come la loro principale sospettata per la scomparsa di Cary. Shanna cercò di convincere i due agenti dicendo che Amy Flora le aveva inviato una mail dove sostanzialmente confessava di averle sparato. Fingendo di credere alle sue parole, gli investigatori le chiesero di fare pressioni su Amy Flora affinché rivelasse dettagli sulla morte di Cary. Ovviamente i due poliziotti sapevano che Shanna si era inventata tutto e che era lei la responsabile della sparizione della donna. Per la terza volta la polizia perquisì la sua auto. Fu strappata una sezione di tessuto dal sedile del passeggero. Sopra c'era una macchia rossa che corrispondeva al sangue della donna scomparsa. Era la prova che stavano aspettando. Messa alle strette, alla fine Shanna confessò tutto. Aveva accoltellato la vittima 4 volte nella sua macchina e poi infilato il corpo in un sacco della spazzatura. Fu arrestata per l'omicidio di Cary Farver e la polizia ottenne un mandato di perquisizione del suo appartamento. All'interno gli agenti trovarono una fotocamera digitale e una videocamera che Shanna aveva rubato dalla casa della vittima. Il 22 dicembre del 2016 la donna fu accusata di omicidio di primo grado. Pochi mesi prima dell'inizio del processo, nel 2017, Dave Krupa consegnò agli investigatori un tablet. Sul dispositivo gli informatici della polizia trovarono una scheda di memoria micro SD che era stata anche nel telefono di Shanna al momento dell'omicidio. La scheda aveva migliaia di immagini cancellate che gli esperti riuscirono a recuperare. In una di quelle si vedeva un piede con un tatuaggio, il simbolo cinese della parola madre. Era lo stesso che Cary Farver aveva fatto qualche anno prima. Non solo Shanna l'aveva uccisa, ma aveva fotografato il cadavere della sua vittima. Al processo l'accusa dipinse l'imputata come una donna diabolica e crudele. L'avvocato della difesa sostenne invece che tutte le prove erano circostanziali e che il corpo della vittima non era stato trovato. Nel 2017 il giudice Timothy Burns ha ritenuto Shanna Goliar colpevole di omicidio di primo grado e l'ha condannata all'ergastolo. La donna al momento è reclusa al Nebraska Correctional Center for Women. Ancora oggi si dichiara innocente e afferma che il vero assassino di Cary Farver è ancora là fuori. Dave Krupa e la madre della vittima hanno ringraziato pubblicamente gli investigatori che hanno risolto il caso. La polizia ha istituito un fondo per le borse di studio a nome della vittima presso il college della comunità locale che aveva frequentato.
Quando le è stato chiesto come volesse che sua figlia fosse ricordata, Nancy Rainey ha detto che Carrie era una donna amante del divertimento, di talento e intelligente. Aveva solo 37 anni quando è morta, ha aggiunto. Se potessi parlare con lei in questo momento le direi: ti amo, sono così felice che tu sia stata nella mia vita e lo sei ancora. Hai un bellissimo figlio che ha una vita meravigliosa davanti a sé e mi manchi terribilmente.